Con Inter Bologna 2-2, la vittoria con polemica del Milan sul campo del Genoa e tutti gli altri risultati, si è chiuso un turno di campionato che riporta il Milan in vetta alla classifica, purtroppo davanti all'Inter, e lascia soprattutto spazio ad una sosta per le nazionali non molto attesa, almeno per me, che come sempre diventa quel periodo delle analisi, dei bilanci e soprattutto in casa Inter, dopo un risultato non positivo, delle discussioni. E a tal proposito, in queste ore ho sentito e sto leggendo tante cose sull'Inter, tante discussioni sul tema dell'attacco, dei problemi con il gol, degli attaccanti, il reparto corto, Inzaghi, i cambi, la mentalità, eccetera, eccetera. Voglio sottoporvi una mia provocazione, una analisi che va un po' in controtendenza rispetto anche a tante di quelle cose che sto leggendo, e quindi voglio portarvi alcune riflessioni che daranno il via ad una serie di considerazioni e di approfondimenti che porteremo sul nostro canale in questi giorni di sosta per le nazionali. Quindi innanzitutto ben ritrovati e ben ritrovate amiche ed amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi chiedo subito un mi piace, e se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti, appunto, così vi iscrivete al canale e non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che pubblicheremo in questi giorni, con un annuncio importante che sta arrivando a brevissimo. Quindi partiamo subito da una prima cosa. Ecco, io tutte le analisi e i commenti che leggeremo, che andrete a fare anche qui sotto, vi prego sempre di contestualizzarli in un momento, in una partenza di questa stagione che vede l'Inter, dopo 10 partite, aver vinto 7 volte, pareggiato 2 e perso soltanto una. Quindi è un avvio che ha già dato una sterzata importante nel girone di Champions League, che è il primo vero obiettivo di questa stagione. Ricordiamolo, superare il girone è importantissimo in Champions League e è la priorità ora. Ovviamente in campionato bisogna rimanere in alto, fare bene, perché tutti noi vogliamo vincere lo scudetto e non lasciarlo alle altre, in particolare magari ad una rivale specifica. L'Inter è in questo momento seconda con 19 punti su 24 a disposizione, a meno 2 dalla prima in classifica che è il Milan, e a più 5 sul quinto posto dove c'è il Napoli, campione d'Italia, in carica. È vero, verissimo, che il trend delle ultime giornate con Sassuolo e Bologna non è buono e ci sono dei segnali che non vanno sottovalutati. L'ho detto nei giorni scorsi, l'ho detto dopo Bologna, lo ribadisco in questo momento. Ma allo stesso tempo non ricordo tante partenze migliori da parte dell'Inter, almeno da quando la seguo io. E la proiezione di questo cammino dell'Inter in campionato è una proiezione che va a 90-91 punti, che non mi sembra francamente male. Detto questo, ribadisco, non sottovalutiamo il trend e dei segnali delle ultime sfide, ma arriviamo al grande tema che vedo sottolineare in queste ore relativamente soprattutto all'attacco. Io sono d'accordo, lo dicevo anche in estate, lo ribadisco anche oggi, che l'attacco con 4 attaccanti, soprattutto le 2 punte alternative non propriamente affidabili dal punto di vista fisico, è un reparto corto e su una lunga stagione può rappresentare una situazione chiaramente non ottimale. Ma la domanda che faccio a voi, a te che mi stai seguendo in questo momento: sei sicuro, siete sicuri che il problema dell'Inter fino a questo punto della stagione è stato l'attacco? Siamo sicuri che il problema è quello dei gol mancati? Siamo sicuri che il problema contro il Bologna è stato non aver trovato il modo di fare il terzo gol? Anche quello sicuramente, ma io ho visto tutte le partite dell'inizio di stagione dell'Inter almeno 2 volte e sinceramente ho visto delle differenze dal punto di vista offensivo e della costruzione delle occasioni da gol e dei gol segnati rispetto alla scorsa stagione. Intanto le occasioni in queste partite arrivano e continuano ad arrivare. Ci sono state tante occasioni in tutte le partite, ma l'Inter segna soprattutto, segna tanto e lo fa anche con continuità in particolar modo. L'Inter ha segnato in tutte le 10 partite disputate fino a qui, è il miglior attacco della Serie A con 21 gol fatti, hanno segnato gli attaccanti, i centrocampisti, gli esterni, e si è sbloccato anche Acerbi, per cui sono arrivati gol anche dalla difesa. Quindi i gol arrivano da più parti, in più modi, da calci piazzati, dalla giocata del singolo, tra poco ci torniamo, dalle giocate più corali, chiaramente con un trascinatore principe che è Lautaro Martinez, ed è normale che sia così. Al contrario, però, secondo me, e qui arriva la mia provocazione, il vero problema da analizzare è che non è normale che per vincere le partite debbano servire 3 gol. Che cosa intendo? Io intendo che
Visto che si fa tanto il paragone con il Milan, io il Milan lo sto seguendo, mi sono andato a rivedere per sicurezza tutti i risultati di questa prima parte di stagione e il Milan ha 0 gol fatti in Champions League, 16 gol fatti in campionato, quindi 5 in meno rispetto all'Inter, eppure ci sta davanti in classifica. Perché questo? Perché in alcune partite è riuscita a segnare più di 2 gol, ma non ha mai avuto bisogno di 3 gol per vincere. Che cosa intendo? Intendo che 3 gol li ha segnati col Cagliari, per esempio, ma ha vinto 3-1, quindi ne sarebbero bastati anche 2. Col Torino lo stesso, 4-1, ne sarebbero bastati 2. Genoa-Milan dimostra dunque, secondo me, che in un campionato così, che nasconde tante insidie, le squadre di vertice, se il gol non lo prendono, in un modo o nell'altro, anche con un po' di polemica, un gol lo fa e la partita la vince. E questo fa tutta la differenza ed è la differenza che c'è oggi tra Inter e Milan in classifica, per esempio. Quindi io sono d'accordissimo, tra l'altro adesso mi ritorna in mente con Beppe Bergomi, che per me è il commentatore tecnico più lucido ed interessante in assoluto da ascoltare, soprattutto in questo momento. E Bergomi dice che la cosa vera da sottolineare nel gioco del Milan e il vero punto di forza è la fase difensiva. Con Tomori quest'anno è tornato a fare molto bene e infatti mancava, non a caso, nel 5-1 contro l'Inter. Il Milan cura bene la fase difensiva, poi con cattiveria, un pizzico di fortuna, ma anche bravura ovviamente, il gol lo trova e adesso in classifica ci sta lì davanti, anche se nel girone di Champions è messa un pochino peggio. Questa secondo me è la vera cosa da sottolineare. L'Inter è una squadra che per il gioco di Inzaghi ha bisogno di tante energie fisiche e mentali, perché costruisce tante occasioni da gol partendo soprattutto da un gioco corale. Quindi quando poi subentra un po' di calo, possono, ecco, subentrare delle distrazioni che in questo momento si stanno pagando davvero a caro prezzo. Nella primissima parte di stagione, nelle primissime gare in cui l'Inter è partita davvero a razzo, alcune cose ci sono girate un pochino bene e ve l'ho detto. Ora ogni disattenzione l'Inter la sta pagando, cioè col Bologna personalmente io non ho visto molte altre cose negative difensivamente parlando, se non l'errore di Lautaro Martinez, ma che gli vuoi dire oggi a Lautaro Martinez? Fa un errore, ok. Soprattutto però quello grave di tutta la difesa in occasione del secondo gol. Quindi il punto, secondo me, sta soprattutto lì, sul saper gestire i momenti, sistemare ancora meglio la fase difensiva e tenere alta la concentrazione in tutta la partita per tutte le partite. Bisogna trovare quella chiave tramite il percorso che certi versi è stato fatto nell'anno dello scudetto con Conte, in cui all'inizio l'Inter era partita molto offensiva, c'erano partite da 4-3, 4-2, ve lo ricordate, e alla lunga non puoi pensare di arrivare in fondo e di vincere sempre segnando 3 o 4 gol a partita. Devi poter vincere anche 1-0. Quindi in primis la fase difensiva e ribadisco quindi che la scelta anche di spostare su Pavard il budget finale dello scorso mercato per me è sensata. Poi gli va dato il tempo a Pavard di entrare al 100% in tutti i meccanismi difensivi e tutti quanti insieme ne possono fare meglio. Poi sull'attacco, ripeto, sono d'accordo che un attaccante in più magari per gestire anche dei finali all'arrembaggio potrebbe servire, ma si possono trovare anche delle soluzioni alternative anche dal punto di vista tattico. Su questo magari poi ci torneremo, però vedo anche la Fiorentina con Italiano in panchina, sta facendo un lavoro pazzesco con Martinez Quarta che dalla difesa va a fare l'attaccante aggiunto. È una cosa che comincia a vedersi anche all'estero, che sta dando grandi frutti. L'Inter per me il potenziale per fare anche questa cosa all'occorrenza ce l'ha e può essere un'ipotesi. Chiudo poi dicendo che l'Inter, a differenza poi di quello che in tanti dicono, all'occorrenza ha anche i colpi dei singoli che possono decidere la partita individualmente, perché Di Marco Empoli fa un gol clamoroso, Thuram nel derby pure, Lautaro Martinez col Bologna segna lo stesso con un super tiro da fuori. Quindi all'occorrenza i colpi li abbiamo, di armi ne abbiamo tante a disposizione e sì, in alcune partite abbiamo sbagliato diverse occasioni, ma i gol sono arrivati comunque in maniera costante e continua, quindi il vero problema secondo me va ricercato in questo momento altrove. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi, se siete d'accordo con la mia provocazione. Vi aspetto nei commenti, poi li leggeremo in diretta alle 19:30, per cui vi aspetto anche nel club. Ne stiamo discutendo molto su passioninter.club proprio in queste ore. Vi lascio, per chi ci ascolta in podcast, un link in descrizione per recuperare un altro approfondimento da non perdere. Per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.